Cari granellini, più volte ci avete chiesto della cucina tipica canara e quando facciamo queste nostre gitarelle e la domenica vedete questi video e vedete sempre che ci fermiamo in un posto tipico. Di solito sono canari, altre volte sono italiani e per lo più mangiamo carne o pesce, anche perché questo è il tipo di cucina che offre l'isola. Non troverete mai in un menù pasta, riso o pizza, a meno che non andate in un posto gestito da italiani. E sicuramente qualche volta faremo anche un video tematico per far vedere come si può mangiare bene italiano anche a Fuerteventura. Però oggi invece vi portiamo in un posto diverso per farvi vedere più nello specifico questo tipo di cucina, cioè quella canara. E come vi abbiamo già detto varie volte, si compone prevalentemente di pesce, quindi di quello pescato, anche se alcune cose sono surgelate, loro ve lo dicono tranquillamente, come ad esempio i frutti di mare che qui non possono essere pescati, giusto? Grazie. Sì, c'è una legge che ne vieta la pesca, quantomeno la pesca indiscriminata. Esatto, quindi è molto raro trovare per esempio le cozze fresche, però ve lo dicono e ve ne accorgete anche dal prezzo quando poi le andate a comprare. E di solito la carne, quella di capra e anche la carne di maiale, fanno tantissime grigliate. Ci sono anche delle verdure, poco però, in realtà non è un'alimentazione vegetariana quella dell'isola. Mi dispiace perché abbiamo tantissime conoscenze, amici vegani e vegetariani. Abbiamo scovato per voi dei luoghi dove ci andremo anche a fare delle belle colazioni, però per noi è molto difficile fare un video qui sull'isola interamente dedicato a questo tipo di alimentazione, perché non è quella dell'isola. Come sarebbe difficile fare un video dedicato ai piatti di pasta, per esempio, no? O ai legumi o ad altro. Quindi magari ci fermiamo un po' di più con voi anche a chiacchierare mentre pranziamo e vi facciamo vedere un pasto tipico con meno fretta e con più riprese rispetto a quanto facciamo di solito con i nostri piccoli reportage, dove ci concentriamo di più invece su quello che c'è, diciamo, intorno all'ambiente. Fra un po' vi sveliamo il nome del luogo di questo ristorante che qui è molto noto e che si trova nell'entroterra. Villa Verde è un piccolo paesino di circa 1700 abitanti che si trova a nord dell'isola di Fuerteventura, nel municipio della Oliva. È un piccolo villaggio agricolo molto verde, in quanto il suo terreno è ricco di una lava vulcanica, dei residui di una lava vulcanica. Poco prima di entrare nel paese è possibile vedere la cueva degli Amos, ovvero una grotta scoperta nel 1974 e ora visitabile solo tramite guida. In questo paesino troviamo sia delle case molto belle, sia numerosi locali e ristoranti tipici canari. E oggi ve ne faremo vedere uno, il ristorante e l'Orno, però ci sono anche altri ristoranti come il Mao, Casa Marcos e altri che vi faremo magari vedere in altri video. Eccoci qua amici, siamo all'interno del ristorante all'Orno. È un interno molto carino e noi approfittiamo del fatto che ci hanno dato il consenso di riprendere il locale, quindi i suoi particolari, quando non ci sono persone. Al momento il locale è ancora vuoto ed ecco che possiamo farvelo vedere praticamente in diretta, così come lo stiamo vedendo noi per la prima volta. Facciamo vedere la capra.
che è il simbolo di Fuerteventura. Noi non sapevamo dell'esistenza di tutte queste specie di capra. Tu Maria Grazia le sapevi? È qualcosina sì dai miei studi, però diciamo che qui poi c'è anche un museo del formaggio con l'allevamento della capra, che vi faremo vedere in un altro video. Gustiamoci altri piccoli particolari. Questa cascata ha un rumore molto sereno, il rumore dell'acqua fa sempre piacere. Questa è la tipica architettura canara, questi muri che vedete alternarsi a pietre. È una cosa fantastica. Attrezzi di vita contadina. Andiamoli a vedere un po' da vicino. Fantastico. Classici cappellini di paglia che indossavano i contadini. E credo che questa signora rappresenti la classica majorera di una certa età. Andiamola a vedere da vicino. Siamo finiti in un posto estremamente bello. Addirittura c'è il quadro. Qui c'è una grande chicca, c'è un quadro con una donna che fa allattare il bambino da una capra. Vediamo di riuscire a farvelo vedere. Altri peperoni e un teschio di capra. Granellini. La sentite questa musichetta che fa ta 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 ta? Siamo capitate all'ora giusta, al momento giusto. Allora granellini, abbiamo beccato l'Ellina che intanto assaggia il pane e in realtà siamo venuti qui in due momenti diversi, per una prima volta per fare le riprese e adesso proprio per gustarci i piatti di questo posto. E la prima volta abbiamo avuto la fortuna di averlo quasi tutto per noi, adesso invece è molto pieno, per cui le nostre riprese si focalizzeranno su di noi e ovviamente sui piatti della casa, sui piatti che andremo a provare per voi. Vi abbiamo fatto vedere dappertutto questa caratteristica, che portano sempre del pane caldo e delle salse, sempre. Poi grazie a Dio la particolarità di questa birra, che sono quelle che compriamo anche per casa. E queste birre sono le birre piccole e in spagnolo si chiamano cagne. E il colore praticamente nella lattina, questa faccetta di questo cane ha il controllo della temperatura, nel senso che appena la tirate fuori dal frigo è azzurra, poi mano a mano che la birra diventa calda diventa verde, quindi sapete già se state per bere una birra bella fresca oppure no. Intanto stiamo aspettando il queso fritto, che è del formaggio fritto con le marmellate. Alla salute! Dobbiamo tenerci basse perché è veramente pieno di gente. Sembri colpita dalla luce divina. Sì, perché l'ho luce alle spalle. Ciao granellini, io come al solito mi sto gustando il pane
con la salsina all'aglio. Non fatevi spaventare, non è un gusto estremamente forte, anzi è molto molto delicato e paradossalmente è un aglio che non torna su. Questo lo dici tu? Grazie. Che meraviglia! Grazie. Questo è il formaggio fritto. Con la marmellatina. Sentite questa musichetta spagnola? Ecco qua, granellini visto da vicino, il formaggio fritto. Sì, fallo vedere anche dentro ai granellini. Cosa devo dire? Se è buono, se ti piace. Molto Che tipo di formaggio è? Allora, è simil fresco perché qui hanno 3 tipi di stagionatura. Non è forte, di solito fanno un formaggio fritto molto forte, quindi molto stagionato. Questo è tra la prima e la media stagionatura, quindi è molto buono. Provalo anche tu. Buono? E la marmellata? Che marmellata è? Non lo so, non l'ho ancora assaggiata. Fragola? Molto molto buona, si sposa veramente bene. Allora, Granellini ripreso un po' particolare per evitare di riprendere altre persone oltre noi. Una piccola così, discussione sul fatto della cucina canara e rispetto a quella italiana. E ovviamente, almeno a mio modesto parere, chi viene qui a vivere dovrebbe un attimino adattarsi agli usi e costumi, nel senso essere curioso di provare, assaggiare i prodotti della cucina locale e apprezzarli, insomma. E io ero un amante della pasta, ma da quando vivo qui direi che non ci sono per me grossi problemi. Ho trovato degni sostituti in tema di gusto e posso dirmi estremamente soddisfatta. Diciamo che ho cambiato un pochino la mia alimentazione andando su un'alimentazione ovviamente più proteica e meno carboidrati, più pesce, ne mangio veramente tantissimo, e carne, e frutta e verdura, oddio, confesso sono un po' carente, non ne trovo di estremamente di mio gradimento e continuerò a cercare e a curiosare tra le cose di quest'isola per trovare anche in quell'ambito qualcosa che mi possa piacere di più. Ecco, spero insomma di farvi conoscere in questo video parte della cucina canara. Tutta impossibile, sarebbe anche pretenzioso da parte nostra, però insomma nel nostro piccolo cerchiamo di farvela intravedere. Allora, se volete mangiare l'ottima cucina canara, dovete venire nei ristoranti dell'entroterra. Villa Verde è piena di ristoranti che hanno questo tipo di cucina. Quindi anche se venite solo per qualche giorno, vale la pena allungarsi fin qua. Allora, Granellini, è arrivata la grigliata. Io direi Sua Maestà la grigliata. Guardate che presentazione particolare. Sembra una piccola montagna. È una montagna di carne che chiaramente non riusciremo a mangiare e porteremo a casa. Però questa sarebbe una costicina, sì, e sotto ci sono le patate. Sì, non solo le patate.
Vabbè, scopriremo mano a mano. Noi ci proviamo, E Lella, ti impegnerai a mangiare? Sai che io faccio fatica con la carne, però quel po' ci impegneremo anche i giorni successivi. Guardate, è una cosa allucinante. Queste sono le quantità. E per 2 persone. Per 2 persone. Impressionante. Sentirete dire spesso che danno grosse quantità di cibo a discapito della qualità. Dipende dove andate. Se scegliete l'elite, se scegliete i migliori ristoranti come questo, troverete qualità e quantità e il prezzo giusto. In effetti questa carne, che sarebbe il filetto, è estremamente morbida e saporita. Hai sempre la luce divina alle tue spalle. Sentite tutto questo brusio perché il locale è strapieno. Sono quasi le 15, ora Canara, e continuano ad arrivare persone. Allora vi facciamo vedere anche un pochino la salsiccia tipica canara. Vedete che non ha l'impasto tipico della salsiccia a cui siete abituati in Italia, e è un po', diciamo, una via di mezzo tra salsiccia e wuster, e è aromatizzata all'anice, credo. È più magra rispetto alla salsiccia, poi cotta così alla brace è ancora più magra. Premetto, nonostante la quantità infinita di cibo, non stiamo girando quello che viene chiamato food porn, quindi c'è solo capitato tanto cibo davanti. Cari granellini, io ho mollato già la presa perché mi piace mangiare ma ho difficoltà con la carne. Abbiamo preso questa mega grigliata per farvi vedere un tipico piatto di carne canara con questi peperoni verdi e le patate, e farvi capire che la quantità può anche essere sinonimo di qualità se andate in un buon ristorante. Grazia mangia un altro po'. Ci provo. E il resto finirà a casa per i restanti 2-3 giorni. Il formaggio però l'abbiamo finito tutto, buonissimo. Guardate quanta quantità. Comunque ci sono capitati dei posti dove era un quarto di questa quantità e costava di più. Bisogna girare tantissimo, farsi un'idea. Come si fa nelle relazioni, ci si fa una cerchia di locali dove mangiare che si ritiene più affidabili, sia come gusto, sia come prezzo, sia come qualità. Concordo. Allora granellini, ci siamo un pochino avvilite per la quantità di carne, che non ci aspettavamo essere così tanta, però questo non è un problema perché comunque adesso chiediamo di portarla via e la mangeremo magari ai prossimi pasti oppure qualcosina anche ai nostri animaletti. È la più grande quantità in assoluto di carne che ci abbiano servito come grigliata per 2 persone fino ad ora. Buonissima, però non posso mangiarla tutta io. Allora, in realtà questi video bisognerebbe farli quando i locali sono vuoti, però abbiamo beccato il locale strapieno e ci fa piacere per l'isola che sia così. E la grigliata che abbiamo preso, l'abbiamo veramente presa per fare il video, infatti il resto finirà a casa. È un esempio di grigliata che costa intorno ai 29 euro, la servono per 2 persone e ci mettono questi peperoni verdi e rossi e le patate. Poi abbiamo preso l'antipasto, questo formaggio fritto, che in realtà sarebbe per una sola persona, anche per farvi vedere un esempio di antipasto. Quindi come vedete è un'alimentazione calorica abbondante. E adesso proviamo un dolcetto da dividere per farvi vedere anche i loro dolci tipici. Infatti abbiamo chiesto il miglior dolce della casa. Spero che apprezzerete questo video, pieno di rumori, si farà una fatica bestia a sentire, magari mettiamo qualche sottotitolo, perché l'abbiamo girato veramente con tutto il cuore, per rispondere alla classica domanda che ci fate sempre, cioè fateci vedere un posto tipico di cucina canara. Dopo vi diremo anche quanto abbiamo speso alla fine.
Ecco Granellini, è arrivato la Maripepa, è una versione un po' diversa da quella che trovate nel video di Ginigina Mar. Ogni posto fa la sua versione, comunque la base è biscotto e crema e cioccolata. Ora assistiamo all'assaggio. Che a quanto pare è molto buona anche questa versione. Moriremo col boccone in bocca, ma... Eccoci alla fine del pranzo, mai vista tanta gente in vita nostra. Sì, qui Cioè, tutta insieme mai vista. proprio non sbagliamo un colpo noi quando facciamo i video, sempre nei momenti più adatti. Allora, abbiamo speso per una mega porzione di formaggio fritto, 2 birre piccole, una grigliata che per 2 perché era per 4, fagli vedere che mangeremo una settimana. Guardate qua. Sarà 3 kg di carne con verdure, un dolce Maripepa, un caffè, 50,72 € in uno dei migliori ristoranti dell'entroterra, Orno. E l'Orno, venite anche qua. Scusate se ci sono problemi di audio, ma è impossibile, cioè la gente che fa quei food porno dove si vedono solo loro vanno nei momenti in cui il locale è vuoto o usano microfoni speciali, perché è impossibile che poi nello stesso tempo possano anche dialogare. Ok, vi abbiamo dedicato questa giornata, abbiamo risposto a tutte le varie curiosità in merito a ciò che si mangia. Come vedete è una cucina molto proteica, non escludiamo che ci siano ristoranti vegani e vegetariani, però Se li non troviamo, è, ve li facciamo vedere. cioè non è la cucina dell'isola, non ha niente a che vedere, è uno spaccato che sicuramente pian piano prenderà piede. Noi adesso andiamo anche da un'altra parte, anche per togliere queste piccole calorie. No, finiamo la giornata andando a vederci un po' d'arte e poi niente, intanto vi salutiamo, è sempre un piacere. Iscrivetevi al canale, aiutateci, Mettete mi piace sosteneteci. e parlate di noi. Un bel like, raccontate di noi, commentate e cercate di stare bene. A presto, A presto, ciao! Granellini.